In questa lezione parleremo di Artemisa Gentileschi, della sua vicenda umana e artistica. Se siete interessati alla lezione integrale potete richiederla nel primo link in descrizione. Questo è solo un estratto. La lezione di stasera è legata a un'artista straordinaria, una donna che ha cercato di difendere le sue ragioni di donna. Sapete che vivere nella prima metà del Seicento è un'epoca in cui è difficile per una donna fare la professione di artista. Artemisa Gentileschi c'è riuscita. Iniziamo subito con farvi vedere un suo autoritratto. Io inizierò la lezione e chiuderò la lezione proprio con questa opera, con questo suo autoritratto che la vede come allegoria della pittura, perché lo sapete, lei appunto era una pittrice. Le date di nascita, soprattutto della morte, non siamo certi. Alcuni riportano 1652, altri 1653 come ho messo io. Sicuramente era nata a Roma e morirà a Napoli. Era figlia proprio di un pittore romano che si chiamava Orazio Gentileschi e fu al servizio di persone importanti. Quando venne a Firenze, pensate che lei fu la prima donna poi iscritta all'Accademia a Firenze, era al servizio dei medici e fu al servizio, pensate, anche del re Carlo I d'Inghilterra. Sicuramente è legata alla scuola di Caravaggio, perché come sapete bene il Seicento è un secolo caratterizzato come periodo storico è quello del barocco, però il barocco che si esprime diciamo come il Seicento attraverso correnti stilistiche diverse che ora vi mostrerò. Sono tre le correnti principali e Artemisia Gentileschi farà parte della corrente più naturalistica, è una delle esponenti più importanti della scuola di Caravaggio. Voglio raccontare anche subito di come la sua storia artistica, vicenda artistica, sia strettamente legata anche alla sua vicenda personale, che vi dico sin da subito, per chi non lo sapesse, lei venne violentata. L'amico del padre, che era un pittore, Agostino Tassi, era un quadraturista, e lei, pensate, fu una donna talmente coraggiosa da voler denunciare la vicenda. Non sappiamo effettivamente se questo dipinto lei lo abbia fatto prima dello stupro, che vi ho detto è avvenuto nel 1611, o dopo, come alcuni hanno detto, che questo risalga al 1620. Susanna e Vecchioni, questa è un'opera che si trova a Brno e qui trovate ancora una volta Susanna e Vecchioni, questa è un'opera più tarda in cui si vede benissimo che sta respingendo i soliti due vecchioni, c'è questa specie di balaustra dove lei poi è seduta e qui si vede l'acqua che sta sgorgando e quindi lei stava facendo il bagno e si era appena spogliata, come racconta appunto la Bibbia. Orazio Gentileschi, per farvi vedere come un artista interpreta il brano della storia di Giuditta, che vi ricordo è la storia di un'eroina della Bibbia. Si racconta che Giuditta si sia intrufolata l'esercito nemico, abbia cercato di sedurre il generale Assiro Oloferne, sia entrata nella sua tenda, lo abbia con la complicità anche della sua serva, abbia cercato di inebriarlo, ubriacarlo e poi al momento che il generale era addormentato, prontamente gli taglierà la testa. E questo è come viene rappresentato appunto da Orazio Gentileschi, un soggetto che piaceva molto all'epoca, ai caravaggisti piaceva tanto, anche questo lo faranno più di un artista, tanto che anche Caravaggio, lo sapete, farà proprio lo stesso soggetto. Vedete, Orazio Gentileschi c'è la luce di Caravaggio che si diceva, ma la costruzione è più aggraziata, è una costruzione piramidale, tipica armonica, tipica anche di Raffaello. E guardate che cosa fa. Questa è l'opera che vi dicevo si trova a Firenze alla Galleria Palatina, Palazzo Pitti, e Giuditta è la sua ancella. Qui in questa tela vedete ci sono le due figure e qui le figure, sia l'ancella Abra che Giuditta, stanno per venire via. E hanno preso, vedete, la testa e sono intente come a guardare, stanno in un certo senso
vedetta stanno guardando, no, che qualcuno non le abbia viste. Si capisce anche dalla posa, vi invito a vedere, questa è sempre Artemisia, essere rappresentata, sta appoggiando la mano sulla spalla, vedete, della sua serva, come a dire che siano complici, no, le due figure. E sembrano che abbiano sentito forse anche un rumore, vedete, son di vedetta si sono girate per vedere che tutto vada bene. E quindi notate questo rapporto di complicità che guardate, nelle altre opere, anche degli artisti maschi, non esiste. E anche Abra è una partner attiva, è un'ancella che l'aiuta e l'appoggia sicuramente, appoggia Giuditta in questa missione di uccidere il generale Assiro. Questo è Orazio, Giuditta e la sua ancella, vedete che non ha la potenza dell'opera di Artemisia, ve la rimostro. Guardate questo, come è tutto più compresso, come è tutto più focalizzato sulla figura di queste due donne e quindi una scena qui più ampia, meno soffocata, meno incisiva rispetto a quella di Artemisia. Ve le metto appunto a confronto e qui lo capite bene vedendole insieme. Per quanto riguarda il processo, Orazio avrebbe potuto anche correre sopra a quello che era successo se Agostino Tassi avesse in un certo senso recuperato la situazione sposando magari Artemisia. Il problema qual era? Il problema era che Agostino Tassi era comunque sposato e aveva anche una relazione incestuosa con anche la sorella della moglie. Il processo diventa anche un motivo per diffamare poi Artemisa. Artemisia che verrà in un certo senso vista con sospetto. All'inizio viene addirittura ritenuta una consenziente. Come vi dicevo, il reato si poteva estinguere la violenza carnale se c'era appunto questo matrimonio, vi dicevo, riparatore. E quindi se la persona offesa in un certo senso veniva sposata, la violenza era considerata sì un crimine contro la moralità, ma non contro la persona. Però vi volevo far vedere anche di Giuditta, che decapita Oloferne di Caravaggio, di farvi vedere come questa è una scena veramente di una crudeltà efferata, perché qui si vede l'ancella, qui la fa Abra molto più anziana. Questa è Giuditta che sta guardando, no, Oloferne, è il momento in cui gli sta trafiggendo il collo e sta tagliando la testa e lui si sta come ribellando, ancora non è morto perché vedete sta facendo forza con questa mano per tirarsi su, è una realtà veramente crudissima, il drappo rosso che ricorda e bilancia il sangue che qui esce dalla spada e sta schizzando via. E qui vi invito a vedere appunto Giuditta sembra un po' schifata dalla situazione, no? E però gli sta tenendo i capelli, la luce abbagliante che colpisce la spalla, gli occhi e la figura, no, di Giuditta. E vi voglio far vedere che cosa farà invece Artemisia. Il soggetto che vi dicevo lo farà più volte, questa è la versione per esempio che lei fa a Napoli e poi vi mostrerò anche la versione di Firenze. E qui ancora di più emerge in un certo senso l'orrore, la scena, no? In un certo senso è l'allegoria della virtù che trionfa questa volta sul male, no? Perché il male è rappresentato, vedete, qui c'è Giuditta e l'Ancella, che stanno tutte e due, vi dicevo, complici, no? Guardate il gesto, no, di queste donne, con che forza questa volta tiene Giuditta la spada conficcata e lui si sta ribellando perché vedete sta prendendo questa donna anche per il vestito e guardate i rivoli di sangue che cadono e questo lenzuolo è veramente una scena anche di grande realismo e crudeltà. Questa appunto sempre la scena è la prima versione che ora si trova a Napoli, è la prima versione. Sicuramente da tanti è stata interpretata in chiave psicologica e anche psicoanalitica, proprio a documentare il desiderio di rivalsa di una donna
nei confronti di un uomo per la violenza subita, perché vi ho fatto vedere nemmeno Caravaggio era arrivato a rappresentare con questa crudeltà tutta la scena, no? Artemisia che si trova allo stesso tempo violentata, si trova ingannata, denigrata, risponde attraverso la sua pittura e la cosa che poteva fare per documentare il tutto. Considerate che questa è la testimonianza riportata proprio dalle lettere che ci sono pervenute, gli atti proprio del processo, dello stupro subito, e sentite cosa documentano queste cronache dell'epoca. Serrò la camera, lei ci sta raccontando la dichiarazione che fa lei sotto processo. Serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò sulla sponda del letto, dandomi con una mano sul petto. Mi mise un ginocchio fra le cosce che io non potessi serrarle e alzatomi li panni che si fece grandissima fatica per alzarmeli. Mi mise una mano con un fazzoletto alla gola e alla bocca, a ciò non gridassi, e le mani, quali prima mi teneva con l'altra mano, mi le lasciò, avendo esso prima messo tutti e due i ginocchi tra le mie gambe e appuntendomi il membro alla natura, cominciò a spingermi e lo mise dentro. E gli sgraffignai il viso e gli strappai i capelli e avanti che lo mettesse dentro anche gli detti una stretta al membro che gli ne levai anche un pezzo di carne. Questa è la testimonianza che dà appunto Artemisia al processo. E questa è la risposta della Giuditta degli Uffizi a Firenze. Credo che questa sia ancora più forte, viene commissionata da Cosimo II.